Il culto legato ai Megara, con le sue significative somiglianze con il culto di Yahweh descritto nella Bibbia, si afferma in maniera decisa, come si è detto, soltanto alla metà del XIV secolo a.C., in corrispondenza con il verificarsi di un fenomeno macroscopico davvero notevole: la perdita di monumentalità di una tipologia di edifici di culto nuragici tra le più note anche al grande pubblico, le cosiddette tombe dei giganti. Si tratta di edifici megalitici aerei composti da un vano funerario racchiuso in un corridoio rettangolare absidato, di forma allungata e ricoperto da una collinetta di terra e da una parte frontale formata da un prospetto monumentale che si allarga il più delle volte in due ali laterali, racchiudenti uno spazio chiamato esedra. L'ingresso è costituito da un piccolo portello miniaturistico che si apre nel centro esatto della struttura. La pianta di questi edifici riproduce suggestivamente una proto-metaurina, elemento che, l'abbiamo visto, è direttamente collegato alla teologia di Yahweh, quale può essere ricostruita a partire dai documenti epigrafici. Sul piano tipologico e funzionale, le tombe dei giganti rappresentano l'evoluzione di tipologie sepolcrali diffuse in Sardegna fin dal Neolitico, le celebri Domus Deianas, le sepolture ipogeiche dalla planimetria sovente complessa e dall'apparato decorativo altamente simbolico, i dolmen e le allées couvertes, delle vere e proprie strutture sostitutive delle grotte naturali a fini sepolcrali. L'aspetto interessante delle tombe dei giganti è la monumentalizzazione in termini quasi teatrali dello spazio antistante la sepoltura, uno spazio chiaramente allestito per scopi di carattere rituale che testimonia molto bene il passaggio della dimensione cerimoniale dall'interno all'esterno della tomba. Nel Neolitico il culto ed i riti collegati agli spazi funerari vengono praticati all'interno delle sepolture, come si ricava dal dato archeologico. La presenza di numerose decorazioni simboliche, il ritrovamento all'interno degli ipogei delle offerte ai defunti, fra le quali spiccano le statuine della Dea Madre, testimonianza dell'ancestrale ritualità preistorica pan-mediterranea, che spesso accompagnavano gli inumati. Infine, alcuni particolari funzionali all'azione rituale, come le coppelle profondamente incise e i focolari ricavati nei pavimenti delle camere funerarie. L'esedra, uno spazio scenico atto a riunire nel culto l'intera collettività, è la testimonianza concreta del fatto che i morti sono diventati patrimonio della comunità, non più solo defunti, ma anche antenati e capostipiti semidivini, destinatari di un culto strutturato. Il culto dei morti diventa in questa fase un momento di coesione sociale e di definizione di un'identità in rapporto alle proprie origini ed al territorio, in un momento in cui non solo aumentano le istanze difensive, ma il controllo delle aree di produzione assume un significato diverso, se messo in relazione con l'attività metallurgica e con la progressiva diminuzione della distanza degli insediamenti dalle zone minerarie. Siamo nel territorio di Borore e ci troviamo presso la splendida tomba dei giganti di Imbertighe. Quello che oggi possiamo vedere di questo splendido monumento funerario è qualcosa di piuttosto diverso rispetto a quello che avremmo potuto vedere circa un secolo fa. Dico questo perché proprio a un secolo fa risale la preziosa e interessantissima documentazione fotografica realizzata dall'archeologo scozzese Duncan Mackenzie. Quello che è possibile osservare intanto è che della tomba dei giganti è rimasta solo la parte frontale, diciamo così, questa splendida esedra al cui centro si trova la stele centinata. Manca invece completamente, diciamo così, la parte funzionale della sepoltura, cioè il vano funerario che si trovava, come in tutte le tombe dei giganti, dietro l'esedra. Questa documentazione fotografica ci ha comunque permesso di capire quali dovevano essere le dimensioni originarie della sepoltura. Il vano funerario si sviluppava in lunghezza per circa 11 metri e mezzo e originariamente la corda dell'esedra doveva essere di 11 metri circa. Quello che possiamo osservare è che le ali dell'esedra sono incomplete alle estremità. In questa esedra noi troviamo fuse insieme due diverse tipologie costruttive, entrambe attestate in Sardegna anche se in contesti diversi, perché abbiamo la tipologia cosiddetta a ortostati, cioè a pietre infitte verticalmente nel terreno, qui rappresentata appunto da questa splendida stele centinata
che è alta 3,65 m. La tipologia ortostati è diffusa nella Sardegna centro-settentrionale. La seconda tipologia, che qui troviamo rappresentata nelle ali dell'esedra, è invece quella a pietre squadrate in opera isodoma. Quindi questo reticolo murario che invece caratterizza le tombe dei giganti come le possiamo trovare nella Sardegna meridionale. Non possiamo ricostruire se non in maniera indiziaria e congetturale la ritualità che aveva nelle esedre delle tombe dei giganti il suo teatro. C'è in particolare qualche fonte antica che sembra poter fornire indicazioni preziose. Aristotele, nella Fisica, ricorda che presso i Sardi vigeva il costume di dormire presso le tombe degli eroi per guarire da incubi e visioni che potessero disturbare i loro sonni. Filopono specifica che i Sardi convenivano presso queste tombe per giacervi addormentati fino a 5 giorni, immersi in un sonno senza tempo e privi di conoscenza. Nel De Anima di Tertulliano compare per la prima volta il termine che sarà poi usato per identificare questo rituale. Si tratta di quello che viene definito il rito dell'incubazione. Un'importante conferma archeologica della ricostruzione suggerita dallo studio delle fonti erudite è fornita dall'analisi degli spazi cerimoniali delle sepolture. Oltre all'evidente intenzione di monumentalità, si nota infatti la presenza di particolari costruttivi che sembrano funzionali al rituale dell'incubazione, fra i quali soprattutto le banchine poste alla base dell'esedra. L'elemento sicuramente più interessante, più affascinante di questo monumento funerario è questa splendida, maestosa, davvero impressionante stele centinata che, come potete vedere, presenta un elemento iconografico davvero notevole che è quello della cosiddetta falsa porta. L'accesso al vano funerario avveniva attraverso un'apertura che si trovava nella copertura della cista dolmenica, che poi veniva ricoperta di terra a formare una sorta di collina artificiale. I cadaveri all'interno della sepoltura non venivano introdotti attraverso questa apertura, che quindi ha funzioni diverse, possiamo immaginare delle funzioni di carattere simbolico, rituale. Questa apertura funzionale alla sepoltura, alla deposizione dei cadaveri, avveniva attraverso la cista dolmenica. Il discorso della falsa porta è un discorso che mi affascina in modo particolare, intanto perché c'è soltanto da una parte, se non sbaglio, no? Quindi è un po' come se fosse l'ingresso in una direzione dalla quale non si ritorna. Non voglio parlarne qui adesso perché ne ho parlato altre volte, ma mi fa venire in mente il Salmo 24, con le porte che venivano attraversate da Yahweh in una direzione, ed erano porte che non erano accessibili all'umanità, come se portassero in un'altra dimensione o comunque in un altro mondo. E qui mi ricorda proprio una cosa del genere, capisci? Cioè una porta che in effetti c'è, ma attraverso la quale l'umanità non può passare, se non ovviamente in certe condizioni. Poi il fatto che tu dicevi appunto che le tombe realmente erano dall'altra parte vuol dire appunto che di qui si passava verso l'altro mondo, anche se i morti venivano inumati di là, ma poi di là non si tornava indietro, insomma. La parte che veniva sfruttata ritualmente, almeno in relazione alle tombe dei giganti e in questa fase della civiltà nuragica, è la parte antistante rispetto all'esedra. Quindi il simbolo, il simbolismo della falsa porta ha senso nel momento in cui viene mostrato a quella collettività che si riuniva appunto in questo spazio nel quale ci troviamo anche noi. Effettivamente il simbolismo della falsa porta è uno dei più diffusamente e più chiaramente attestati, direi in maniera abbastanza trasversale, nelle civiltà arcaiche, in Sardegna in particolare. Perché? Perché lo ritroviamo, ad esempio, nella forma precedente di sepoltura ipogeica, che sono le cosiddette Domus Deianas, la sepoltura ipogeica tipica del Neolitico finale, quindi della cosiddetta cultura di Ozieri. Le troviamo rappresentate sia nell'apertura quadrangolare delle Domus Deianas, sia anche come elemento esornativo e simbolico all'interno della domus. Le troviamo anche presenti nelle statue stele della Sardegna centrale, in particolare nella tipologia femminile.
la stele di per sé è un compendio al tempo stesso antropologico e cosmologico, quindi la parte sommitale è riconducibile alla testa di un antropoide, la parte centrale è riconducibile al busto e poi c'è la parte infitta che invece si riferisce alla parte anche inferiore del corpo. Nella zona addominale di alcune statue stele femminili si trova effettivamente rappresentato questo stesso motivo della falsa porta. Quindi siamo davanti a un simbolo funerario per eccellenza. Evidentemente il simbolismo è quello del passaggio di stato, del passaggio direi quasi dimensionale, quindi il riferimento che tu facevi a quel tipo di porte è tutt'altro che fuori luogo. Direi che alla base di questa idea della morte come passaggio di stato, c'è un'altra idea molto antica, che è l'idea della maternità della pietra e della terra in particolare, la terra madre. Dico questo perché effettivamente tutte queste sepolture sono riconducibili in qualche modo all'idea dell'inumazione. La cista dolmenica, quindi la struttura del vano funerario, era ricoperta di terra, a creare una sorta di collina artificiale. Un'idea davvero affascinante, io trovo, anche dal punto di vista antropologico, è quella per cui l'inumazione in fondo sia una seconda gestazione, sia un doppio rovesciato della gravidanza. Di qui l'idea anche concretamente e plasticamente resa della maternità della terra, no? E questa idea della morte e dell'inumazione come seconda gravidanza, che prelude evidentemente a una nascita, a una nuova nascita, noi la troviamo attestata in epoche anche molto successive rispetto alle epoche di cui parliamo quando ci riferiamo a questo tipo di monumenti. Per esempio, se ne trova traccia nel Vangelo e nelle famose parole di Cristo, per cui se il chicco di frumento non muore rimane da solo, se invece muore porta molto frutto. Evidentemente il frumento certo. muore nel momento in cui viene inumato, interrato, certo. e poi da lì germoglia la nuova vita. E tra l'altro attraverso quelle porte invece nell'Antico Testamento, nella letteratura extrabiblica, si dice che sarebbero poi passati i giusti. Esattamente. E quelle porte si aprivano, lo sappiamo, l'Eolam, cioè sul non conosciuto. Questo è veramente affascinante, difatti anche l'idea di una porta che non ti fa vedere che cosa c'è dall'altra parte, capisci che ti dà proprio l'idea del fatto che tu stai compiendo un passaggio verso il non conosciuto. Sì. Forse lo sperato. Insomma, non è così falsa questa falsa porta. Esattamente, forse potrebbe essere non così falsa nella rappresentazione, tenendo presente appunto che anche nella scrittura nuragica di cui tu parli c'era anche questa intenzione, per esempio, che qui non è rappresentato ovviamente, ma dello scrivere in modo che la gente non comprendesse. E quindi rimane questa idea dello sconosciuto, del non conoscibile. E la falsa porta è veramente, direi, il paradigma di questo viaggio verso un mondo di cui non si sa nulla e, secondo la letteratura ebraica, un viaggio riservato ai giusti, quindi un viaggio sperato da parte di coloro che ritenevano di aver vissuto una vita secondo le regole dettate da Yahweh, che sappiamo ormai essere ampiamente attestato qui in Sardegna, anche con il trigramma Yah, ma che insomma sempre lui è, come già abbiamo più volte detto. Senti, una domanda banalissima, perché chiaramente se la fa chiunque vede: perché tombe dei giganti? Tombe dei giganti perché, questa è una denominazione di origine popolare, diciamo così. Quindi si fa riferimento a tutto un sostrato di credenze legate alla cultura popolare e a narrazioni per cui si parla, devo dire, a volte anche un po' a sproposito, della presenza di queste figure appunto di giganti nell'isola. Certamente a suggerire l'idea che i sepolti fossero dei giganti c'è la maestosità del monumento. Certo. E anche questo mi fa venire in mente un'altra cosa. La Bibbia, come tu sai, parla dei giganti, ne parla ampiamente,
dice che erano i cosiddetti eroi dell'antichità, quindi in questo modo creando un collegamento con non uso la parola miti perché non mi piace, con le storie dei greci, che parlavano appunto di questi esseri a metà tra l'umano e il divino, in quanto nati dalle unioni. E la Bibbia però in sé potrebbe essere semplicemente prodotto della fantasia di un singolo che poi è stato riportato. Però se noi andiamo a leggere Giuseppe Flavio, questo storico giudeo romanizzato che scrive alla fine del I secolo d.C., parla dei giganti, le cui ossa, i cui reperti, ciò che rimane è tutt'oggi visibile. Quindi questo un po' lo ricorreggo a quello che stavi dicendo tu, no? Racconti popolari, c'è chi dice di averli visti prima che scomparissero, noi non ci pronunciamo in merito, però Giuseppe Flavio ci dice che al suo tempo erano ancora visibili. Effettivamente questa lettura eroica della ritualità presente qui e celebrata in qualche modo nel contesto di questi monumenti funerari potrebbe essere la via attraverso la quale comprendere anche le tipologie rituali che sono state ipotizzate in riferimento appunto alle cosiddette tombe dei giganti. Quindi tombe dei giganti, ecco, potremmo, e di fatto lo facciamo, salvare questa che è una denominazione di origine popolare per il fatto che effettivamente soprattutto le fonti greche ci parlano di una cultualità legata agli eroi. Eracle era il classico esempio di uno di questi, cioè di una di queste vie di mezzo tra le divinità e la razza umana. In effetti tutto questo è interessante e ci dice che è assolutamente necessario continuare a studiare, perché ciò che sappiamo è ancora poco. Non diciamo che è sbagliato, ovviamente adesso si fanno delle ipotesi sulla base di ciò che si conosce e quindi non ci esprimiamo, ma l'unica cosa che è certa è che è necessario studiare, perché da capire e da conoscere c'è veramente ancora tanto. E direi che monumenti come questi sono veramente rappresentativi di questa necessità di procedere. La testimonianza più importante dell'esistenza di un culto degli eroi, antenati semidivini nella Sardegna nuragica, è fornita dalle fonti greche. La tradizione classica collega alla Sardegna numerose figure eroiche. Queste notizie sono state tramandate da diversi scrittori antichi in un ampio arco di tempo, dall'VIII secolo a.C. fino al VI secolo d.C. Una prima forma di organizzazione di tutte le testimonianze si trova già in antico nel 10° libro della Periegesi del geografo Pausania, che tramanda un quadro abbastanza completo dell'intera vicenda mitica legata alla Sardegna, sebbene con qualche variante rispetto alle notizie tramandate dagli altri scrittori antichi. Quando la Bibbia parla dei figli degli Elohim che si uniscono con le figlie degli Adam e dice queste diedero loro dei figli, che poi vengono identificati dai greci con i gigantes, cioè con i giganti, e la Bibbia usa una terminologia che potrebbe tranquillamente essere estrapolata dalla Bibbia e posta in uno qualunque degli autori greci che tu hai citato, e la Bibbia dice sono questi i famosi eroi dell'antichità. Cioè direi che anche qui c'è una corrispondenza che è straordinariamente innegabile. Trovare nella Bibbia un'affermazione del genere, ti dico francamente, quando l'ho letto la prima volta mi è venuta un pochettino di pelle d'oca, perché chiaramente pensare alla Bibbia che si faccia riferimento agli eroi dell'antichità, cioè la Bibbia che ha come unico punto di riferimento il suo Dio e tutto il resto è il nulla, pensare che la Bibbia faccia riferimento agli eroi dell'antichità è veramente qualcosa che ti lascia quantomeno perplesso e apre tutta una serie di punti interrogativi. I primi coloni a giungere in Sardegna sarebbero stati i Libi, guidati da Sardus, figlio di Maceride, nome che la tradizione egizia e libica dà al famoso eroe greco Eracle. Sarebbe stato proprio Sardo a dare all'isola il nome di Icnusa.
Egli non fondò città, ma si insediò con i suoi compagni in ripari e capanne, unendosi alla popolazione locale. A questa prima colonizzazione sarebbe seguita quella di Aristeo, figlio di Apollo e della ninfa Cirene, giunto nell'isola su consiglio della madre insieme ad un gruppo di greci fuggiti dalla Beozia. Dopo aver liberato l'isola dai molti e terribili uccelli che la infestavano, l'eroe introdusse la pratica dell'agricoltura e della coltivazione degli alberi da frutto. Solino sostiene che Aristeo sarebbe lecista della città di Carales, l'antica Cagliari. La terza ondata fu guidata da Norace, figlio di Ermes e di Erizia, la figlia del mitico Gerione, mostro a 3 teste sconfitto e ucciso da Eracle. Norace arrivò in Sardegna alla guida degli Iberi, provenienti da Tartesso, e, sempre secondo Solino, fondò la città di Nora. L'ultima spedizione fu quella di Iolao, figlio di Ificle e quindi nipote, oltre che amico inseparabile, dell'eroe Eracle. Le fonti raccontano che egli giunse in Sardegna in conseguenza di un oracolo e che portò con sé i Tespiadi, i figli di Eracle e delle 50 figlie del re Tespio. Iolao sarebbe anche l'eroe che più si è adoperato per il benessere della Sardegna. Pacificatore dei popoli indigeni divisi da tante discordie, egli avrebbe fondato le città di Olbia e di Ogrile, avrebbe dato il nome ad una stirpe, quella degli Iliensi, dopo aver colonizzato e reso fertile la pianura che da lui prese il nome di Iolea. Infine, secondo Diodoro Siculo, Iolao avrebbe anche chiamato in Sardegna l'architetto Dedalo per costruire molti grandi edifici, chiamati Daidaleia. Il collegamento con le imponenti fortezze nuragiche appare quantomeno inevitabile. Pausania dà anche notizia della morte dell'eroe, avvenuta nell'isola, come altri scrittori antichi sembrano confermare. Solino ricorda che gli Iolei costruirono un tempio sul suo sepolcro per onorare la sua memoria. Alla sua tomba e a quella dei Tespiadi fanno riferimento anche i commentatori di Aristotele, in relazione appunto al rito dell'incubazione, associato secondo Simplicio e Tertulliano proprio alla tomba degli eroi greci discendenti di Eracle. L'interpretazione del dato storico adombrato dietro questo complesso di informazioni mitologiche non è certo impresa semplice, tuttavia non mancano elementi che consentono di accreditarne l'attendibilità. Vediamoli ordinatamente. Nella figura semidivina di Sardo è forse da intravedere l'interpretazione greca di una divinità venerata in Sardegna fino all'epoca romana con il nome di Sardus Pater, ad esempio nel celebre tempio di Antas presso Flumini Maggiore. Una figura certamente autoctona e preesistente di eroe civilizzatore, con una funzione quindi analoga a quella di Eracle, padre di Sardo secondo il mito greco, che sarebbe effigiato in un bronzetto raffigurante un personaggio col capo cinto da una corona piumata, senza vesti e con la mano sinistra che impugna una lancia, rinvenuto proprio nei pressi del tempio di Antas e databile al IX secolo a.C. Il nome Nuraghe presenta una innegabile parentela con il teonimo Norax. Norace potrebbe essere infatti l'eroe eponimo del Nuraghe stesso e, come scrive Raffaele Pettazzoni, il nome e la cosa si tramandarono insieme nei secoli, espressione linguistica ed espressione monumentale dell'anima perpetua della stirpe. La figura di Norace, come già quella di Sardo, potrebbe dunque riflettere una divinità del culto eroico indigeno, il cui nome si fa specchio della sua identità di nume legato strettamente al simbolo del potere civile, il palazzo del re e dei governanti, il Nuraghe. Non sembra perciò strano che anche nella tradizione greca Norace sia un eroe che viene da Occidente, e più precisamente da quella zona del Mediterraneo occidentale, nella cui toponomastica è diffusa la radice Nur. Secondo l'ipotesi di Giovanni Ugas, i modellini di Nuraghe dell'età del ferro non sarebbero altro del resto se non rappresentazioni aniconiche proprio di quell'eroe, in una fase nella quale il culto avrebbe subito un profondo processo di concettualizzazione. Il mito di Iolao e dei Tespiadi è stato collegato già in antico alle sepolture monumentali diffuse in Sardegna e sede, come si è detto, della particolare ritualità dell'incubazione. Non possono non venire alla mente le impressionanti statue dei giganti dell'Eron di Monte Prama, il più importante e straordinario sepolcreto monumentale dell'isola, che potrebbero suggestivamente costituire una rappresentazione proprio di Iolao e dei Tespiadi,
in una fase della storia nuragica, l'inizio dell'età del ferro, in cui i rivolgimenti sociopolitici determinarono la necessità per la nuova elite dominante di richiamarsi al glorioso passato degli eroi capostipiti per rinsaldare il senso collettivo di appartenenza identitaria e legittimare l'acquisita egemonia. Caro Matteo, Caro Mauro, non posso dire che siamo arrivati alla fine del nostro mini Grand Tour. Diciamo che abbiamo condotto un percorso, abbiamo fatto una serie di tappe nelle quali ci siamo fermati e soffermati con grande interesse, secondo me e per te. Spero di grande interesse anche per i nostri amici che ci seguono da tempo. È stato un mini Grand Tour che, devo dire, ha vissuto anche delle variazioni molto divertenti di cui in un qualche modo daremo conto, perché ne vale assolutamente la pena, se non altro per l'unicità del territorio in cui si sono verificate queste variazioni. E quindi da parte mia do appuntamento ai nostri amici per il proseguimento di questo nostro Grand Tour, che spazierà ancora per territori più larghi, perché abbiamo già in testa altre cose che non voglio assolutamente anticipare, ma che, diciamo così, ci porterà a navigare verso mari più ampi. mi accodo assolutamente a questa tua riflessione. Questo è stato ovviamente un percorso, uno dei tanti possibili. Però credo che in ogni caso siamo riusciti a arrivare al cuore di quella che era la civiltà nuragica attraverso anche gli esempi che abbiamo scelto di presentare ai nostri amici. E appunto ci saranno sicuramente degli sviluppi. Esatto. E spero, con questo concludo, che i nostri amici colgano quella considerazione che facevamo tra me e te in questi giorni anche, l'assoluta straordinarietà dell'affermazione che Yahweh era presente in Sardegna, al di là di tutto ciò che si pensa o si pensa di sapere normalmente. E quindi vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao Matteo. Ciao Mauro e ciao a tutti.